Bentornati a Storie dalla Soffitta. Oggi vi porto alla scoperta di una rivista che ha segnato la storia del fumetto italiano negli anni 70, purtroppo un po' dimenticata. Il Mago. Se siete appassionati di fumetti e amate scoprire perle nascoste, questa puntata è proprio per voi. Preparatevi a un viaggio tra strisce umoristiche, grandi autori emergenti e una creatività senza confini. Vi prometto che alla fine della puntata vi sarà venuta voglia di sfogliare almeno un vecchio numero di questa fantastica rivista. Siamo nel 1972, un periodo d'oro per l'editoria a fumetti in Italia. L'obiettivo di Mondadori era creare una rivista che potesse competere con il successo di Linus, già saldamente nelle edicole dal 1965. Il 1972 segna dunque l'anno di debutto de Il Mago, con la direzione di Mario Spagnol e una copertina dedicata a Mafalda di Quino. Questo segno distintivo di intelligenza e ironia caratterizzerà tutto il percorso della rivista. Il primo numero si presentava in un formato gigante, 24 x 34 cm, il che rendeva l'esperienza di lettura davvero coinvolgente. Le sue 100 pagine offrivano una varietà di contenuti, strisce umoristiche, fumetti d'avventura e alcune chicche di satira politica, come il memorabile Ahi Flit di Giacovitti, una pungente critica al fascismo. Nonostante la forte concorrenza, Il Mago si distinse subito per il suo mix unico di umorismo e avventura. Accanto a Mafalda, che ne divenne un'icona, venivano pubblicate altre famose strisce come Wizard of Edie di Hart e Parker, Beachy e Moma. Non mancavano però i grandi classici dell'avventura come Bud Sawyer e Jim della giungla di Alex Raymond. Nel 1975, dopo i primi anni di vita, la rivista iniziò a soffrire dal punto di vista delle vendite. Mondadori, alla ricerca di una soluzione, cedette la direzione a Beppi Zancan, figura chiave per la seconda vita del Mago. Zancan ebbe l'intuizione di rinnovare profondamente la rivista, trasformandola in una vera e propria fucina di talenti emergenti del fumetto italiano. Sotto la sua direzione, Il Mago diventò una piattaforma per giovani autori, aprendo le porte a personaggi che sarebbero diventati pilastri del fumetto italiano. Tra questi, il primo a distinguersi fu Vittorio Giardino, che debuttò con il suo investigatore noir San Pezzo, caratterizzato da uno stile realistico e da trame complesse. Anche Daniele Panebarco iniziò a farsi conoscere con il suo assurdo detective Big Sleeping, un personaggio surreale che spiccava per il suo umorismo nero. Tra gli altri esordienti troviamo Massimo Cavezzali, che presentò Ivan Timbrovich, un esilarante agente segreto russo dal tocco comico e grottesco. Non furono solo gli esordienti a beneficiare di questo nuovo corso. Anche i grandi nomi del fumetto come Guido Crepax e Magnus contribuirono alle pagine del Mago, con storie più mature e a volte provocatorie. Crepax, già noto per il suo personaggio Valentina, portò Anita, mentre Magnus stupì i lettori con Milady nel 3000. Una saga di fantascienza sexy e avventurosa. Sotto la guida di Zancan, Il Mago divenne una rivista molto più sfaccettata rispetto alle sue origini. Continuavano ad esserci le strisce umoristiche che avevano fatto la fortuna della rivista, ma accanto a queste vennero proposti fumetti più autoriali e impegnati. Un esempio su tutti è la pubblicazione di Altai and Johnson, una serie di Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano, che mescolava l'avventura con il noir e un pizzico di surreale. La rivista, inoltre, dava spazio anche alla riscoperta di grandi classici americani e non. Tra i più celebri possiamo ricordare Braccio di ferro di Segar, Blondie e Dagoberto e Dick Tracy. Questo continuo dialogo tra la tradizione fumettistica e le nuove leve creava un equilibrio perfetto, capace di attrarre un pubblico ampio e variegato. Un altro punto di forza della rivista era la sezione dedicata alla satira, che spesso affrontava temi politici e sociali, con ironia graffiante. Oltre a Giacovitti, uno degli autori più rappresentativi di questa vena satirica fu Gino Patroni, i cui epigrammi satirici chiudevano spesso i numeri della rivista. Nonostante la qualità dei contenuti, le vendite continuarono a scendere, soprattutto verso la fine degli anni 70. Mondadori cercò di correre ai ripari riducendo il formato e il numero di pagine, passando da 96 a 80, ma queste misure non furono sufficienti. Nel 1980, dopo 105 numeri, Il Mago chiuse definitivamente.
Tuttavia, Bepi Zanca non si arrese facilmente. Tentò un rilancio nel 1983 con l'editore Publi Milano, ma la nuova versione della rivista non riuscì a decollare e si interruppe dopo appena 5 numeri. Nonostante la sua chiusura, il mago ha lasciato un'eredità importante nel mondo del fumetto italiano. Ha dato visibilità e spazio a giovani talenti che sarebbero poi diventati figure di spicco, come Vittorio Giardino e Daniele Panebarco. È stata una rivista coraggiosa, capace di sperimentare e innovare in un momento in cui il mercato dei fumetti stava cambiando rapidamente. Personalmente considero Il Mago una rivista che ha anticipato i tempi. Era innovativa, audace e aperta a nuove idee e ha contribuito a far crescere il fumetto italiano in un momento in cui l'editoria era in grande fermento. È una rivista che merita di essere riscoperta, soprattutto per chi ama il fumetto d'autore. Oggi trovare una copia del Mago non è semplice, ma con un po' di fortuna potete ancora trovarla su piattaforme come eBay, dove ogni tanto saltano fuori numeri in buone condizioni. Se siete appassionati di fumetti o collezionisti, vi consiglio di farci un pensierino. È un pezzo di storia che vale la pena avere nella vostra libreria. Se vi è piaciuta questa puntata e volete scoprire altre storie nascoste del fumetto, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna delle prossime storie. Avete mai sentito parlare del Mago? Conoscete qualcuno dei suoi autori? Scrivetelo nei commenti, sono curiosa di sapere la vostra opinione. Alla prossima, sempre qui su Storie dalla Soffitta.